Ciao a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio e benvenuti in questo nuovo video. Li avete già visti? In questo video andiamo a scoprire insieme i tre pedali Friedman IRX, IRJ e IRD. Innanzitutto voglio ringraziare The Live Sound per avermi inviato questi tre stupendi pedali, così ho potuto provarli, testarli e ovviamente registrare questo video che spero sia utile per tutti voi, non tanto per sapere quale è meglio e quale è peggio, perché in realtà sono tre prodotti veramente fantastici, ma più che altro qual è tra questi il pedale che magari fa il caso vostro, che rispecchia il più possibile le vostre sonorità, il vostro stile. Quindi io ringrazio The Live Sound, vi invito a fare un salto se siete dalle parti di Torino a Cavagnolo nel loro negozio, oppure online sul sito www.thelivesound.com. Per chi non lo sapesse, Friedman nel corso degli anni ha realizzato questa serie di pedali. Sono tre pedali valvolari che vanno a replicare il suono dei tre più famosi amplificatori Friedman. Quindi attenzione bene, questi pedali possono essere utilizzati sia come dei semplici overdrive valvolari, quindi naturalmente collegandoli in ingresso ad un nostro amplificatore che già possediamo, oppure possono essere utilizzati come preamplificatori, quindi qualora per esempio possediamo un finale di potenza e una cassa, quindi andremo ad utilizzare uno di questi pedali come fosse tra virgolette la testata, o per meglio dire la parte preamplificatrice del nostro amplificatore, oppure come vi mostro io in questo video oggi, come un sistema completo, vale a dire un pedale che vi simula sia la testata che la cassa, perché tutti e tre questi pedali hanno al loro interno una raccolta di 13 impulse response che naturalmente possono essere scambiati, modificati tramite l'app per PC, possono anche naturalmente essere sostituiti con i nostri personali IR. Quindi questo significa che tutti quanti questi tre pedali possono fungere anche come sim di amp e cab, quindi questi pedali vi simulano tutto. In questo video io naturalmente li utilizzerò proprio in questa maniera, ovvero nella maniera completa, vale a dire la unità di preamplificazione più l'unità integrata di simulazione cabinet, che naturalmente, ricordo, può essere disattivato. Quindi prima di proseguire con i vari test e le varie considerazioni, facciamo un attimo il punto su qual è la strumentazione al quale questi pedali sono collegati. Allora, innanzitutto io sto utilizzando la mia PRS S2 con humbucker splittabili. Questa chitarra l'ho collegata direttamente, senza pedali, senza niente in mezzo, direttamente alla mia pedaliera looper switcher che vedete qui. Praticamente la mia chitarra entra in input e selezionando A, B o C mando rispettivamente il segnale al Friedman IRD, Friedman IRJ e Friedman IRX. Quindi A è quello lì, B è questo qui, mentre C è quello lì. Poi, una volta che il segnale esce da uno di questi pedali, passa attraverso il Strymon Blue Sky che vedete qui, che sto utilizzando naturalmente semplicemente per dare un po' di riverbero, giusto per non avere un suono così asciutto, perché ci tengo a sottolineare questi pedali qua non hanno alcun effetto integrato, non hanno tremoli, non hanno riverberi, niente di niente, chiaro? Quindi utilizzo questo pedale giusto per dare un po' di ambiente. Da questo pedale con due cavi stereo, in questo caso sto uscendo, vado direttamente nella mia scheda audio, quindi è molto semplice. Chitarra, uno dei tre pedali Friedman, Strymon per il riverbero, fine, questo è il suono che sentite. Dunque veniamo a noi. Ognuno di questi tre pedali cerca di emulare il comportamento e le sonorità di un amplificatore specifico della serie Friedman. Il Friedman IRX simula il famoso BE100 Brown Eye,
che è naturalmente il classico dei classici Friedman, e sostanzialmente di base sarebbe un JCM 800 con i testosteroni. Poi abbiamo il Friedman IRJ, che è invece l'emulazione dell'altrettanto famoso Friedman Gel 100 o Gel 20, dove Gel sta per Jake E. Lee, che è un chitarrista endorser da molti anni di Friedman. Sostanzialmente questo pedale qua è un misto tra, prendetela così, un Marshall JTM 45 e un Marshall JCM 800, quindi praticamente è famoso Friedman per prendere gli amplificatori British di Marshall, modificarli e creare una pasta sonora tutta sua. Ecco, quindi vediamola così: il Jake Lee 100 è sostanzialmente un mix tra il Plexi e il JCM 800, però modificato da Dave Friedman. E infine abbiamo il Friedman IRD, che invece emula il suono del famosissimo Friedman DS40, ossia del Dirty Schiller. Ecco, anche quell'amplificatore lì molto famoso, molto apprezzato, riprende sostanzialmente sempre le sonorità Plexi, però moddate, customizzate da Friedman. Quindi il comune denominatore per tutti e tre questi pedali è una parola sola. La parola si chiama Marshall customizzato, ed infatti è proprio per quello che Friedman è divenuto famoso, proprio per modificare e customizzare prodotti realizzati da Marshall. Quindi qui non troveremo il pulito cristallino Fender o la brillantezza, la nitidezza di un Vox AC30, o magari le basse roboanti con le medie scavate di un Mesa Rectifier. Di base sono dei suoni British, però customizzati, modificati. Ora, non credo che esista uno meglio dell'altro, ma semplicemente tre prodotti diversi, simili ma diversi, che hanno ognuno le proprie particolarità. Andiamo a scoprirli insieme. Quindi tutti questi tre pedali presentano delle caratteristiche in comuni, anzi la maggior parte di queste caratteristiche sono in comuni. Innanzitutto abbiamo tre foot switch, dove i primi due servono per cambiare canali, quindi canale 1 e canale 2, mentre il terzo foot switch posto a destra serve per attivare o disattivare il boost. Ecco, il boost serve per due cose: per aumentare il volume in uscita, quindi semplicemente un aumento di volume, e anche, se vogliamo, per avere un maggiore guadagno in ingresso, quindi sostanzialmente maggiore distorsione. Per quale motivo ho detto se vogliamo? Perché di fianco ad ogni pedale ci sono dei piccoli trim pot che servono per regolare proprio questo. Possiamo andare a regolare il gain, quindi la quantità di volume in ingresso, ossia la quantità di distorsione aggiuntiva che vogliamo venga ovviamente aggiunta quando attiviamo il boost. Naturalmente spetta a noi tenere questo a zero o tenerlo al massimo o a una via di mezzo, quindi è altamente personalizzabile. Poi ogni pedale presenta 12 knob che servono per andare a regolare i parametri di ogni canale. Attenzione bene, queste knob sono gain, bassi, medi, alti e il volume. Quindi queste prime 5 knob sono quelle che ci permettono di regolare praticamente il suono che esce da un canale, mentre l'ultima manopola Boost Volume serve quando attiviamo il boost. Quando attiveremo il boost, allora funzionerà questa knob qui. Quindi capite che la cosa bella e interessante è proprio il fatto che posso avere due volumi separati, indipendenti, un volume per così dire per la ritmica, e quando accendo il boost ho un volume per l'assolo. Ecco, questi 6 controlli sono pari uguali anche per il canale 2, quindi abbiamo controlli indipendenti sia per il canale 1 che per il canale 2, e questo è identico anche su tutti gli altri pedali.
Inoltre, se diamo uno sguardo, sono presenti anche dei piccoli switch che troviamo posti qui e là sui pedali. Ecco, questi differiscono per funzioni e per numero in base al tipo di pedale, proprio perché vanno a replicare il comportamento e le caratteristiche degli amplificatori che vi ho detto prima, e dunque anche i parametri che possiamo andare a modificare variano in base a questo. Quindi queste sono praticamente le funzioni generali che adesso andremo un attimo a vedere. Vi voglio ricordare naturalmente anche le connessioni, gli ingressi e le uscite che sono uguali per tutti. Abbiamo l'input dove collegheremo la nostra chitarra, abbiamo il send e il return, cosa molto interessante se per esempio vogliamo utilizzare ad esempio qualche effetto esterno come un tremolo, un riverbero, un vibrato o un chorus. Poi abbiamo un'uscita bilanciata, quindi con connessione TRS, l'uscita cuffie e l'ingresso MIDI. Infatti tutti quanti questi pedali possono essere controllati via MIDI per richiamare dei preset. Naturalmente abbiamo anche una presa USB che ci permette di collegare i pedali al nostro computer per farci l'aggiornamento firmware. Hanno aggiunto, migliorato alcune caratteristiche, alcune cose, ma soprattutto per importare ed esportare gli impulse response. Come vi ho detto infatti all'inizio, ognuno di questi pedali presenta una libreria di 13 impulse response ciascuno. Tra l'altro sono gli stessi, gli IR che troviamo qui sono esattamente gli stessi anche sugli altri. Ebbene, questi impulse response, che a mio parere sono anche molto belli, li possiamo sostituire con i nostri, quindi naturalmente tutto questo si fa tramite applicazione. Piccola precisazione per quanto riguarda gli impulse response: è vero che ne abbiamo 13 per ogni pedale, ma possiamo on board, quindi senza l'utilizzo dell'editor, possiamo selezionarne solamente 3 per canale. Infatti, se diamo un occhio tra il controllo volume e boost volume, troviamo questo piccolo switch qui che si chiama Cab IR. Ebbene, possiamo andare a cambiare il tipo di IR semplicemente modificando la posizione di questo switch. Io ora ve l'ho fatti sentire sul canale distorto perché naturalmente queste differenze timbriche sono molto più evidenti con suoni distorti invece che con suoni puliti, però naturalmente abbiamo questo switch anche per il canale 1, quindi abbiamo 3 IR sul canale 2, 3 IR sul canale 1 che sono indipendenti. Io per questo test, giusto per fare le cose fatte con criterio, ho impostato su tutti e 3 i pedali lo stesso identico impulse response. Quindi l'IR che stanno utilizzando entrambi i 3 pedali è sempre esattamente lo stesso per ogni canale. Un'altra cosa che voglio sottolineare prima di addentrarci nei suoni, nelle specifiche, è il volume di uscita. Potete notare come Friedman IRX e Friedman IRJ ho posizionato i volumi leggermente in senso orario, diciamo circa a ore 1 dell'orologio, mentre il Friedman IRD sta più indietro, circa a ore 11, perché il Friedman IRD ha molto più volume rispetto agli altri due. Questi qui sono praticamente simili, questo qua ha veramente molto più volume, tanto è vero che vedete questa differenza di come sono posizionate le knob. L'ho fatto per avere sostanzialmente un guadagno unitario, per avere praticamente dei volumi livellati.
Quindi cominciamo con il Friedman IRX, emulazione del BE100, quindi doppio canale. Il canale 1 ha un suono decisamente low gain, più vicino al clean, mentre il canale 2 ha un suono high gain. Sul canale 1 abbiamo un controllo bright che ci permette di scegliere bright off, bright 1 o bright 2, in base al tipo di suono che cerchiamo. Mentre sul canale 2 abbiamo un altro switch che ci permette di scegliere se vogliamo un suono più secco, più stretto, quindi tight, o se vogliamo un suono più gonfio. Entrambi questi due canali si comportano molto bene, perché per esempio posso passare da un pulito abbassando il gain, mettendo magari il pick up al manico, compenso tirando sul volume, e attivando il boost posso aggiungere un po' di distorsione. Per quanto riguarda il canale 2, stessa cosa, posso avere un suono distorto che è già molto distorto di suo, già con il gain a 4, attivo il boost, quindi, come vi dicevo prima, il bello del boost è che ci permette di avere una seconda variante del canale in uso. Lo potremmo utilizzare per avere semplicemente più volume o magari per avere più distorsione. Ecco, il carattere di questo pedale è il classico JCM 800 con gli steroidi, quindi è molto spinto, tanto che possiamo, aumentando di molto il gain, avere anche dei suoni molto molto distorti. Quindi sicuramente un pedale high gain, sicuramente un pedale più per il metal, io direi pensato a quelle sonorità hard and heavy anni 80, che ne so, Bon Jovi, Billy Idol, Steve Stevens, tutto quel filone lì ci sta. Ecco, naturalmente il pulito, magari si può raggiungere qualcosa sul canale 1 abbassando di molto il gain, compensando con il volume, mi metto il bright 1, pick up al manico, non è malvagio, però è il classico clean Marshall che è sempre un po' sporco, dà un po' quella sensazione metallica, no? Perché ovviamente non è famoso per i puliti il Marshall. Quindi questo praticamente
è un pedale da queste sonorità. Certo che se impostato ad avere e magari se unito ad altri pedali in send and return, o magari se avete qualche boost, qualche compressore a pedalino da mettere prima, ovviamente è un pedale super versatile. Fate tutto il classic rock, hard rock dagli anni 70 in poi. Vediamo ora il Friedman IRJ, emulazione del Gel 100, ossia l'amplificatore Signature di Jack Lee. Questo pedale presenta delle sonorità, come vedremo, più vicine al Marshall Plexi e al JCM 800, quindi copre più, diciamo così, il rock classico. Anche in questo caso abbiamo due canali, il primo canale low gain, quindi più vicino a suoni puliti. Il secondo canale invece è un canale high gain. Sul canale 1 abbiamo qui un mini switch per il controllo bright, esattamente come avveniva prima con il Friedman IRX. Abbiamo tre posizioni, quindi al centro bright off. Se lo sposto in su abbiamo bright 1. Se lo tiro tutto in giù abbiamo bright 2. Per quanto riguarda invece il canale 2 abbiamo due mini switch. Il primo a destra è il controllo bright e si comporta esattamente uguale a prima, quindi abbiamo bright off, bright 1 e bright 2. Mentre qui di fianco abbiamo un altro switch a due posizioni che ci permette di dare un boost ulteriore al gain, quindi sostanzialmente maggiore distorsione. Potremmo quasi dire che con il gain off abbiamo sonorità più vicine al plexi, mentre con il gain spinto in su siamo più negli anni 80, quindi JCM 800. Anche in questo caso per entrambi i due canali abbiamo il controllo del boost che vi ho già mostrato prima sul Friedman IRX. Il comportamento è esattamente uguale, abbiamo dei volumi dedicati e abbiamo anche un aumento della distorsione. Proviamo a pulire il canale 1 per crearci un suono un po' più pulito, quindi mi metto pick up al manico, abbasso il gain e compenso con il volume in uscita. Per quanto riguarda invece il canale 2, posso avere un suono più simile a un Marshall Plexi, un po' ingolfato. Diamogli un po' di bright. Attiviamo il gain boost. Come potete vedere è un pedale molto versatile,
A dire il vero, se messo a confronto con l'IRX è quasi più versatile, perché con questo controllo gain e con la possibilità di avere bright su tutti e due i canali, non solo sul primo, ovviamente mi permette una palette sonora molto più ampia. Però attenzione, perché sicuramente avrete notato che rispetto a Friedman è molto più medioso, ossia è un pedale scarico di basse, e vi ricordo che sto utilizzando lo stesso impulse response per tutti e tre, quindi se dovessi fare un confronto tipo con l'IRX, canale distorto, magari mi metto tutto a metà l'equalizzazione, bene, vado sul IRJ, anche in questo caso mi metto l'equalizzazione tutto a metà, il gain lo tiro su, là così. Sentite che è scarico di basse e attualmente ho anche spento il bright, quindi provo a spingere al massimo il controllo delle basse. Ecco che è già più simile all'IRX. Quindi sicuramente IRJ è un pedale con delle sonorità con meno low end, ma più medioso, più brillante, perché è così che effettivamente è l'amplificatore vero, ed è così che risponderebbe un classico GTM 45, quindi un classico Marshall Plexi. Tendenzialmente mi verrebbe da dire, se cercate dei suoni più 80s, quindi anni 80 alla, che ne so, alla Guns N' Roses e giù di lì, io personalmente opterei più per Friedman, perché come sonorità è un po' più moderno. Questo come sonorità sta più a cavallo tra gli anni 70 e 80, quindi già più il classic rock, mi viene da pensare, se fate qualcosa in stile Hendrix o giù di lì, ma va benissimo anche per esempio per AC/DC, ok? Quindi non ho bisogno di quantità enormi di distorsioni, magari sto un po' indietro con la distorsione, ma voglio un suono più arioso, più aperto. Poi naturalmente ragazzi vi ricordo che possiamo caricare gli IR che vogliamo, quindi ovviamente cambiando IR posso anche stravolgere completamente la risposta del pedale, però comunque confrontandoli tutti e tre con lo stesso impulse response, questo rispetto a Friedman è molto scarico di basse, ecco, mettiamola così. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Veniamo ora al Friedman IR di Dirty Schiller, amplificatore a mezza via tra un Plexi e un JCM 800, ovviamente siamo sempre in territori Marshall. Questo pedale ha qualcosa di diverso rispetto agli altri due. Presenta anche lui i due canali, ma questi due canali sono esattamente uguali. I controlli che abbiamo sopra si presentano identici anche sotto, ma anche la sonorità, anche la pasta sonora. Dove prima avevamo il canale 1, quello superiore, che era un low gain indicato a suoni clean o comunque break up e crunch, e il canale inferiore, il canale 2, era invece high gain, quindi per suoni distorti, in questo caso i due canali sono esattamente uguali, non cambia nulla. Vi faccio sentire.
Naturalmente la domanda sorge spontanea: ma che senso ha? Allora, il senso è che fondamentalmente il suono è uno, il carattere è uno, ma è diviso su due canali, quindi posso ovviamente andare ad agire sui controlli di equalizzazione e anche sui mini switch che vediamo tra un secondo in maniera diversa, in modo da avere una alternativa al suono, diciamo, del pedale. Abbiamo quindi due switch. Quello a sinistra è un classico switch bright, esattamente identico a come si comporta sul Friedman IRX. Quindi se rivolto verso in basso il bright è off, se rivolto verso in alto il bright è on. Ma non è così evidente e non è così, tra virgolette, concedetemi il termine, fastidioso come avviene sul IRJ. Di fianco abbiamo il secondo switch, questo invece è a 3 posizioni ed è lo switch structure, ovvero struttura. Questo è uno switch che interviene sia sul guadagno, quindi sostanzialmente va ad aggiungere volume in ingresso, ovvero distorsione, ma anche un po' sull'equalizzazione. Infatti va ad togliere e ad enfatizzare determinate frequenze invece di altre. Quindi in posizione centrale si trova in modalità low gain, rivolto verso il basso abbiamo invece modalità medium gain, rivolto invece verso l'alto abbiamo modalità high gain. Questi due controlli, bright e structure, ovviamente li posso regolare indipendentemente per entrambi i canali in modo da avere praticamente trovare il suono che più mi piace. Come gain ne abbiamo ovviamente una valanga, una quantità interminabile. Se per esempio metto questo su high gain, attivo il bright, spingo un po' più avanti il controllo del gain, compenso magari tirando un po' indietro, vediamo. Naturalmente posso anche in questo caso attivare il boost. Oppure posso, per esempio sul canale 1, io per abitudine mi trovo bene così, fare i suoni high gain sul 2 e i suoni più tranquilli sul1, posso mettermi in modalità low gain, tiro via il bright, abbasso il controllo del gain, compenso un po' con il volume. Provo con il bright. Abbassiamo ancora il gain. Pick up al manico. Quindi, come potete vedere, anche lui con la sua filosofia un po' diversa rispetto agli altri due mi permette di essere molto versatile. Naturalmente in questo caso ho fatto un suono pulito sul canale 1 e un suono distorto sul canale 2, ma il Friedman IRD mi permette di fare anche il contrario, perché tanto i due canali sono identici.
Una cosa che ci tengo invece a far notare è invece la risposta sulle frequenze basse. Se prima IRJ era molto scavato sulle basse, aveva un suono, come abbiamo visto, più medioso, più brillante, l'IRD è esattamente il contrario. Oltre ad avere un maggiore volume tra i tre, lo abbiamo già detto, ma veramente molto low end, ha veramente tante basse, e se ci fate caso lo avevo anche abbassato. Quindi sentiamo di nuovo. Il bright è attivo, abbasso le basse ancora, abbasso del tutto le basse, lo confronto con l'IRX, sentite come in questo caso le basse le ho tolte completamente, ma risulta sempre un suono più cremoso. Questo è già più aspro, è già più acido e a me piace. Questo è un po' più composto, è un po' più seduto. Naturalmente molto diverso dall'IRJ. Che in questo caso raggiunge livelli di bassi notevoli perché ovviamente l'ho spinto al massimo, ma se lo tengo a metà, metto tutto a metà, alti, medi, bassi a metà, alti, medi, bassi a metà. Notate come questi tre pedali hanno un carattere diverso. Il suono è quello, il suono è il classico British Marshall con gli steroidi, ma hanno appunto una risposta diversa. Ripeto, possiamo caricare gli IR che vogliamo e possiamo anche stravolgere completamente il suono. Inoltre dall'applicazione ci sono anche tutti i controlli per togliere o aggiungere basse o per fare anche un high cut. Sono tutti controlli digitali che però non sono disponibili da pedale, dobbiamo naturalmente utilizzare l'applicazione. Per scaricare l'applicazione vi basta andare sul sito friedmanamplification.com, andare su support e poi su download. Qui possiamo scaricare il Friedman Editor sia per Macintosh che per Windows ed installarlo sul nostro computer. Dunque collego il cavo USB al Friedman IRX, quindi come potete vedere il pedale viene rilevato e qui abbiamo tutti i controlli del caso. Possiamo scegliere canale 1, canale 2, attivare e disattivare il boost e quant'altro. Abbiamo i controlli presence, thumb, il high cut o il gate, infatti abbiamo anche un noise gate integrato che possiamo attivare o meno e regolare in maniera diversa per i due canali. Inoltre possiamo anche scegliere quale IR dovrà essere allocato in una delle tre posizioni presenti nel pedale. Cliccando sul più abbiamo una selezione di 13 impulse response già presenti, come vi dicevo prima, oppure possiamo scegliere di cliccare su questa icona qui della cartellina e caricare un IR esterno proveniente dal nostro computer. Non fatevi imbrogliare dalla grafica, questi non possono essere mossi, quindi queste knob che vedete qui sono solamente per una questione grafica e il motivo è molto semplice. Questi qui sono dei pedali
analogici, quindi tutti questi controlli che vediamo qui sono analogici e il pedale risponde esattamente a come si trovano i controlli in quel preciso istante. Le uniche cose che possiamo regolare dall'applicazione sono appunto la scelta dell'iCut, della presence, il thumb, il gate, il tipo di impulse response, oppure possiamo anche scegliere il tipo di canale, se il boost è attivo e spento, se il bypass è attivo e spento o se è attivo e spento l'IR bypass. Quindi quando andiamo a crearci un preset cliccando su store, in realtà non andiamo a salvare le impostazioni delle knob, ma andiamo semplicemente a salvare il tipo di canale scelto, se abbiamo o meno attivo il boost, se l'IR scelta è la 1, la 2 o la 3 e via dicendo, ma le knob sono analogiche, quindi non è possibile intervenire digitalmente su quelle. Se, come in questo caso, scollego il IRX e collego IRJ, notate che naturalmente l'editor è cambiato, sebbene sia rimasto la stessa struttura. Ora presenta tutte le impostazioni e tutti i parametri del Friedman IRJ. Di nuovo scollego il Friedman IRJ e collego IRD e notiamo anche in questo caso di nuovo che la schermata è cambiata. Ora abbiamo invece tutti i parametri e i controlli del Friedman IRD. Quindi un'unica applicazione Friedman Editor valida per tutti e tre i prodotti e per i prossimi prodotti futuri. Per concludere facciamo alcuni test comparativi sul suono. Cominciamo dal suono low gain, quindi canale 1 di tutti e tre i pedali. Come potete vedere tutti i controlli sono posizionati a metà, tranne ovviamente il gain dell'IRD che ovviamente ho dovuto impostare così perché non ha un vero e proprio canale low gain. Quindi l'impulse response è lo stesso e su tutti i tre i canali è attivo il Bright 1. Veniamo ora invece al suono high gain, dove anche in questo caso tutti i controlli sono uguali. Ho disattivato da tutte le parti il controllo bright, qui ho tolto il controllo tight e come sempre l'impulse response è sempre il medesimo.
E dunque ragazzi, che cosa dire di questi 3 pedali? Di questi 3 amp in a box? Sono tutti e 3 secondo me strepitosi, ognuno con le proprie peculiarità, ognuno con le proprie caratteristiche, ma soprattutto ognuno con la propria personalità. Come al solito io non credo che esista un meglio o un peggio, altrimenti venderebbero solo uno e tutti gli altri rimarrebbero invenduti. In realtà ci sono molti chitarristi, molti stili, molti generi, molti gusti anche, soprattutto personali, quindi io vi consiglio di acquistare, se avete intenzione di acquistarlo, uno di questi 3 sulla base di quello che avete sentito, sulla base magari e soprattutto se avete la possibilità di provarli di persona, della sensazione che vi trasmettono, perché comunque il suono, l'abbiamo detto a più riprese in questo video, è il classico Marshall un po' diciamo più moderno, però ovviamente hanno le loro sfumature che poi naturalmente con tutti i controlli che abbiamo on board, con tutti i controlli che ci sono poi dall'applicazione da PC e anche con magari la sostituzione di qualche impulse response, ovviamente possiamo creare il nostro suono sicuramente senza problemi. Ovviamente bisogna un attimo mettersi lì, capirlo, comprenderlo, conoscerlo. Io voglio ringraziare Jacopo Garimanno di The Live Sound per avermi mandato questi 3 pedali. Ci ho messo tantissimo a fare sto video, più che altro e soprattutto per problemi di tempo, quindi scusami Jacopo. Spero che questo video sia stato utile a tutti voi. Vi ricordo che se siete interessati all'acquisto di uno di questi pedali potete utilizzare il codice sconto che vedete qui sotto in descrizione. È molto semplice. Utilizzate uno dei link che trovate qui sotto in descrizione, aggiungete il pedale desiderato al carrello e inserite Robbie Rocks tutto maiuscolo, tutto attaccato come lo vedete qui. Avrete così un piccolo sconto sull'acquisto. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate, ditemi magari se ne possedete già uno o più di uno di questi Friedman. Se avete dubbi o domande scrivete sempre nei commenti. Io come al solito vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. Sono operazioni del tutto gratuite, a voi non costano niente ma aiuteranno questo canale a crescere e io vi ringrazio. Inoltre vi ricordo, visto che si parla anche di impulse response, potete e vi invito a fare un salto sul mio sito robbierocks.it, dove fra le altre cose trovate proprio gli IR, gli impulse response che io realizzo, che sono naturalmente utilizzabili anche per questi pedali e non solo. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e che dire, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!